残酷な天使のように少年よ神話になれ。 Quanti di voi hanno avuto un brivido? Non ha importanza però. L'anima oscura è stata un viaggio a Lordran, l'anima dei Dormin, nella Forbidden Land. Videogiochi, opere interattive. Ho intenzione, ragazzi, di intraprendere un viaggio veramente, ma veramente complesso, analizzando, spiegando, vivendo e narrando una delle creazioni dell'uomo che più mi hanno influenzato durante il mio percorso di vita. Neon Genesis Evangelion. Già si potrebbe cominciare a discutere. Già potrei introdurre il primo passo dell'antescriptum di questa storia. Si pronuncia Neon Genesis Evangelion, oppure come ho detto poc'anzi. Tutto a suo tempo, ma io ammetto di avere la pelle d'oca solo ad introdurvi ciò che stiamo per iniziare. E non è un'enfasi, mi è venuta davvero la pelle d'oca. Shin Seiki Evangelion, una serie dai contenuti talmente adulti ed introspettivi da poter annichilire, durante la sua analisi perlomeno, ogni discussione riguardo la valenza artistica dei cartoon nipponici, gli anime. Ne sono appassionato fin da quando ero ragazzo e senza connessione ad internet la mia fruizione di queste animazioni era molto limitata. Crescendo mi sono reso conto di quanto l'affermazione del maestro Hayao Miyazaki recente sia vera. Il più grande problema dei cartoon giapponesi sono i giapponesi. È facile trovare nell'oceano di banalità e pattume commerciale di questa cultura. Sì, perché in Giappone gli anime sono vera e propria cultura, molto, ma molto rilevante. In questa cultura orientale un istinto di repulsione istintivo lo si ritrova. In molti casi è giustificato, ma non è appunto il momento di discuterne qui, ora. Esattamente come ritenere Dark Souls un titolo senza background o d'un mondo coerente, l'animazione giapponese ha qualcosa di impareggiabile nel mondo occidentale ed è la forza, la teatralità e la passione con cui le storie, a volte banali, riescono però ad essere raccontate. Alcune di esse invece sono veramente, ma veramente speciali. Evangelion è qualcosa di diverso, mai ripetuto, se non in rarissimi casi, vagamente simili. Pesante, molto sottile, a volte veramente violento e molto, molto crudo. Non ci sono continui combattimenti tra robot o superuomini. I protagonisti non sono eroi, ma comuni ragazzini con grossi problemi, e l'umorismo presente. Non è certo quello spensierato e a volte piccante e soft erotico, spesso comune nel medium. Non si tratta neanche di una storia dalla facile lettura. Anzi, gli episodi vanno visti e rivisti per capire anche la superficie della storia, cogliere le sfumature, dissipare le zone d'ombra, nelle quali però si annidano quelle piccole perle che dimostrano una narrazione veramente ben fatta, ma con il grande peso dell'essere claustrofobica, ma certamente impattante. Bisogna superare lo scoglio iniziale ed è veramente tosto. Evangelion è qualcosa che rimane permanentemente impresso, ragazzi. Sugli occhi, visti i disegni molto particolari con un loro stile molto forte, nella testa e nel cuore, visto il turbinio di situazioni, sentimenti forti ed immagini che colpiscono dritti allo stomaco e davvero lasciano il segno. Nonostante la mia analisi, che presto comincerà, introducendo però prima un glossario e solo dopo, una volta pronti, si addentrerà nell'abisso di Kabbalah, introspezione, significati
e fortissimo esoterismo dell'opera. In ogni caso, per chi non lo conosce e vorrà incuriosirsene, dopo aver visto i primi episodi, vi schiererete subito. O amerete Evangelion per il fascino che emana, o lo odierete, lo troverete noioso, criptico, inutilmente difficile e contorto, insomma, una vera e propria masturbazione mentale. Lo può sembrare e in certi casi lo è. E lo stesso vale per chi da Kito odia l'animazione giapponese e la sua ridondanza ciclica, se vogliamo chiamarla così. È un discorso complesso e lo capisco benissimo. Evangelion è una serie animata orientale, ma diversa rispetto a quello che si trova in quella cultura. La sceneggiatura, la regia e l'animazione stessa, che ne sono alla base, ne fanno un piccolo capolavoro universale con una storia molto controversa, che sicuramente vi lascerà qualcosa e prenderà di voi qualcosa per sé. Ragazzi, comincia qualcosa di molto particolare sul canale e sarà molto difficile per me. Non essendo un videogioco, i video saranno veramente complessi ed utilizzerò tutte le mie competenze grafiche per realizzarli. Ed anche narrativamente voglio portarvi il top. Esigo il top, sia in generale, ma soprattutto ora qui. Evangelion a modo suo mi ha formato in alcuni anni della mia vita, quindi non posso che salutarvi dicendovi una cosa. Sarà difficile, sarà un viaggio lungo e lento da realizzare, ma stringiamoci insieme ed eliminando la solitudine riusciremo a nullificare questo Happy Field. Alla prossima.